Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono iGreturn. Oggi siamo su un gioco nuovissimo, un nuovo extraction shooter con un pizzico d'horror, quindi io non mi sarei mai aspettato, conoscendomi, di giocare a un titolo del genere, perché a me le cose horror un po' spaventano, vi dico la verità. Che dirvi? Allora, per capirci, abbiamo elementi del tipo Stalker, del gioco Stalker, quindi anomalie, mostri, entità, ok? E un po' che è quello che ci siamo abituati a vedere anche a quello che io gioco spesso, un po' di Tarkov come arena, quindi il entrare in un raid e cercare di uscire vivi. Ne approfitto subito per dirlo che fino al 29 settembre, quindi fino a lunedì essenzialmente, si potrà provare il gioco gratuitamente attraverso il link che vi metterò poi in descrizione, così per farvi un'idea. C'è già su Steam, non è stato pubblicato, ma arriverà nel 2026, giocare anche su PS5, Xbox, eccetera, eccetera. E una cosa molto importante, attualmente per poterlo scaricare bisogna andare sul sito loro ufficiale, vi metterò in descrizione tutto, scaricate il launcher, da lì poi si faranno. Ci sono varie versioni del gioco che vi possono agevolare più o meno. Quella che mi hanno dato a me, la versione che ho io, mi ha dato un sacco di armi, un po' più di spazio, eccetera, eccetera. Tutte cose che comunque si possono trovare in gioco. Quindi il vantaggio è relativo, se non sei un buon giocatore perdi tutto e quindi nessun tipo di vantaggio. Allora, c'è tanto di cui parlare, quello che voglio fare in questo video è di farvi vedere il gioco, quindi ci andremo a fare un raid insieme in PvP, poi vi spiegherò in un altro video, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate se volete vedere quello che riguarda l'hideout, quindi la nostra base operativa, ci sta un sacco da parlare, c'è il replicatore, ci sta il refiner, c'è la parte degli sleeve, delle anime, che è interessantissima questa cosa ed è una caratteristica che devo dire che mi entusiasma. Mi è sempre piaciuto avere un solo ed unico personaggio che mi rappresentasse in quello che io potevo fare. Ah, se sentite la bimba urlare, è la piccola Sofia. Mi è sempre piaciuto quindi avere un personaggio mio, modificarlo, personalizzarlo, ma qui con questa meccanica delle anime, degli sleeve, che sono essenzialmente queste persone, ehm, devo dire che c'è un qualcosa di interessante, perché poi vi spiegherò nel dettaglio. Qui avremo la nostra area, la nostra armeria con tutte le nostre armi appese al muro, e qui c'è il poligono dove potremo testare le nostre armi, vedere i danni, vedere quale arma è meglio di un'altra. Ah, nel mentre che mi preparo vi dico altre due informazioni molto interessanti, perché a differenza degli altri extraction shooter dove noi abbiamo l'IA che semplicemente quello fa, ci spara addosso e basta. In questo caso specifico, importante sottolineare che è un early access, quindi quello che noi stiamo giocando in questi giorni potrebbe subire delle variazioni, potrebbe cambiare nel tempo, quindi ci possiamo aspettare un po' di tutto. Però devo dire che allo stato attuale quello che offre il gioco è molto molto interessante, perché vi dicevo, a differenza di altri giochi, l'IA all'interno del gioco sembra molto ehm, fatta bene, ok? Reagisce in modo dinamico a quello che succede nell'ambiente, a quello che noi abbiamo addosso, eccetera, eccetera. Quindi è molto interessante. Ok, ci siamo vestiti non benissimo, insomma, vi voglio far vedere un po' qualche raid, quello che succede all'interno dei raid. Abbiamo la possibilità di partecipare ai raid su questo terminale, dove noi avremo a disposizione tot mappe in base al nostro livello e in base a obiettivi che si dovranno portare a termine per poter partecipare a questi raid, ma sicuramente anche a ride updates. Adesso ve lo faccio vedere, tra 25 secondi cambierà la rotazione dei ride, quindi saranno disponibili altri ride. Attraverso questo pannello avremo la possibilità di vedere quello che generalmente un po' più, diciamo, si valutare all'interno della mappa, ma soprattutto le anomalie. Le anomalie sono un qualcosa che dovremmo imparare pian piano, sono facili da capire, per appunto organizzarci quando andremo in ride. Come potete vedere,
sono cambiati i raid disponibili che noi possiamo fare. Attualmente sono questi, ma ce ne sono tanti altri. E cambiano ogni mezz'ora. Ogni mezz'ora noi avremo dei raid nuovi a disposizione che possiamo decidere. Quindi anche il discorso che uno può dire, ah, io mastero quella mappa, gioco solo quella mappa, lo può fare, ma molto più lentamente. Quindi c'è un po' più di equità. Invece, per quanto riguarda ogni mappa, ha delle missioni, delle task che porteremo a termine per ottenere il denaro, crediti per comprare in gioco il nostro equipaggiamento, ma anche oggetti come possono essere armi, granate, eh, munizioni, ottiche, da mettere, che questo è molto interessante, poi ne parleremo con calma. E ogni missione può essere sbloccata in base al nostro livello del monolite. Questo poi ne approfondiremo. Adesso questo video è dedicato solo al gioco, al gameplay e quello che ci fa, che ci dà il gioco all'interno del raid. Poi man mano approfondiremo tutte queste sezioni perché c'è da dire unica pecca è che è in inglese. Ok, si può mettere in russo, inglese e polacco, no? Cose del genere. Quindi, ma non è difficile. Vi farò vedere in game quanto è facile giocarci. Allora, accettiamo una missione così a caso, tanto moriremo appena entreremo. Ci avvisa che staremo in una partita con altri giocatori. Per ora ho fatto belle giocate. Ho anche ucciso un team intero che si stava fightando tra di loro. Sono andato io, ho ammazzato tutti e poi troppo. Sono volato via dal palazzo, non so come, però ho perso tutto, ma non fa niente, siamo in early access, quindi ci aspettiamo queste cose. Il prezzo del gioco non è nemmeno troppo eccessivo, però per dirvi se comprarlo o meno, voglio provarlo ancora di più perché ho fatto pochi raid, quindi devo ancora capire. Ok, ci siamo, qui vediamo la missione, adesso verremo spawnate all'interno della mappa di gioco. Abbiamo la mappa in gioco, ragazzi, quindi è abbastanza user friendly. Devo dire che non pesa, venendo da Tarkov ci sta un po' avere la mappa perché comunque ci sono tante cose strane. Ecco, io già spawnato in questo punto ho paura. Ok, qui c'è già tipo roba di anomalia. Sì. Ci sono i veicoli, quindi questi veicoli che troveremo all'interno del gioco sono appunto guidabili e ci possono aiutare per attraversare l'intera mappa che comunque non è piccolissima. Dove vedete i numeretti, quelli sono le missioni, i nostri obiettivi che abbiamo sulla sinistra, i punti interrogativi sono punti di interesse che possiamo andare a scoprire. Ora io non so lo spawn degli altri giocatori, quindi facciamo un po' attenzione. Allora, quando ci troveremo di fronte a un'anomalia, ce ne accorgeremo abbastanza velocemente perché vedremo un po' l'ambiente distorcersi. Allora, qua se non sbaglio ci dovrebbe essere uno spawn. Sì, ok. Ah, non so perché sta scattando, ma penso che stia registrando. Perché sto registrando. Allora, vedete già quella luce, quello è un tipo di anomalia che devo capire come si combatte e come può essere sfruttata. E ovviamente non fatevi prendere da quella cosa perché sennò vi sparerà in aria e vi farà un sacco di male. Ecco, già mi sta cercando. Allora, come movimento in game... Oh, questa è una bestia. Non vorrei sparare. Oh, cazzo, questa è una cosa invisibile. Quella. Allora, è abbastanza libero nei movimenti, cioè ci permette di fare un sacco di roba. Quindi su questo piano qui mi piace molto perché ci rende abbastanza liberi di muoverci come ci pare. Ma che cazzo è? Cioè, ragazzi, lo state capendo? Oddio, quelle sono le bestie. Come potete notare, ogni movimento, un passo falso può generare rumore e può farci scoprire.
All'interno dei raid ci sono anche eventi casuali come adesso, per dire che è atterrato un drop, tipo eventi speciali randomici. No, quelle bestie sono terribili. Eccolo, vedete lì il fumo rosso. No, dai, lasciami stare. E devo dire che l'IA reagisce davvero bene a come ci comportiamo, perché indietreggia se la spari, quando meno te ne accorgi ti attacca, quindi è veramente interessante. Sofi? Beh, questo sa come me, praticamente. È un giocatore che però mi sa è entrato da Scab. Questa è materia attiva che dovremo raccogliere per poter poi potenziare il nostro hideout, craftare, eccetera. Quella materia viene generata da qualsiasi mostro che troveremo in giro. Andiamo verso la missione. Allora, il livello di suoni sembra ok, nel senso che si sentono i passi dei nemici che ci stanno raggiungendo e devo dire che finché li sento va bene. Visivamente penso sia solo un colpo d'occhio, nel senso bisogna abituarsi a questa grafica, a questa nitidezza che c'è all'interno del gioco per poter poi identificare le persone. Man mano che andremo avanti per sbloccare il nostro monolito, che è il fulcro del gioco, perché ci permetterà sia di craftare nuovi oggetti, sia sbloccarci, oddio, ste bestie, sia sbloccarci nuove missioni. Questo non ci voleva. Perché mo facciamo un fottio di casino. Finiti i colpi, mi sta di? Allora, quando trovate queste bestie veloci, vi consiglio di sparare senza mirare, perché sennò perdete troppo tempo. Ora mi ha sentito tutta la mappa, quindi prendiamoci questa materia che ci serve per il nostro hideout e craftare. Allora, la cosa bella è che qualsiasi cosa trovi nella mappa ti incuriosisce, perché soprattutto all'inizio, perché dici che cos'è quella roba, vai lì e poi o ti fa morire o ti porta in un'altra dimensione, che mi è già successo. Intanto cerchiamo di andare verso un'uscita. Cosa vi posso raccontare in più? Come prima impressione mi sta piacendo, rende un po' tutto dinamico il fatto di entrare in dei portali che ti portano in uno spazio-tempo differente da quello in cui sei tu. Sicuramente all'inizio capire le anomalie, identificarle, distinguerle è un po' difficile, ma avendo la possibilità comunque di entrare con un gear, perché oltre ad entrare con il nostro, tra virgolette, PNC, per intenderci, per fare dei riferimenti che qualcuno possa comprendere, ehm, possiamo inoltre giocare con un operatore. Perché c'ho i danni? Possiamo giocare con un operatore che ci dà il gioco, quindi con un kit prestabilito che ovviamente non è tutto questo.
gear così grosso, ma almeno ci permette di giocare, di andare in partita e di portarci via il loot per poi venderlo, insomma, o farci quello che ci interessa. Adesso andiamo di nuovo in raid, vi spiego altre due cosette. E nel frattempo ho fatto mangiare la bimba, quindi si è passato un po' di ore. Allora vi faccio vedere un raid come si deve. Andiamo in questa mappa, accettiamo le missioni che ci sono, facciamo un raid fatto bene, quindi cercheremo di fare le missioni. Armi, siamo a posto. Munizioni. E ok. Allora ragazzi, come in tutti i giochi di questo genere, la cosa fondamentale è il gear, come andiamo gearati. Inizialmente cercate di capire il gioco, quindi sfruttate questa parte qui, dove potete affittare un gear, quindi andare da scav essenzialmente, e potete andare in mappa. Cercate di imparare la mappa, trovatevi il vostro giro loot. Per adesso sì, comunque non c'è ancora il valore effettivo degli oggetti, quali sono migliori, quali no, quindi cercate di imparare le meccaniche e soprattutto come reagire alle varie anomalie. Poi io col tempo cercherò di giocare e di capire essenzialmente quali sono effettivamente gli oggetti utili da portare via, quali di questi ci fanno guadagnare tanto. No, è scavato comunque. Oddio, ma questo no, dai, non volevo fare tutto questo casino. E dicevo, cercherò di capire bene o male gli oggetti utili da portare via. Nei prossimi video cercherò di fare un approfondimento sui vari oggetti che ci sono. Mi è morto un giocatore. Carina questa cosa che se prendiamo la piastrina del giocatore una volta ucciso, verrà marcata l'area in cui è morto sulla mappa. Vedete quei cerchietti rossi senza numero? Lì è morto qualcuno. Da una parte carino, dall'altra un po' mi fa spottare, quindi l'utilità eh, di prendere la piastrina ancora non l'ho capita. Allora, l'incontro con altri giocatori dipende come in tutti i giochi del genere, a chi si accorge prima del nemico. Poi la mira sì è importante, il rinculo delle armi è molto presente, quindi all'inizio troverete un po' di difficoltà. Vi consiglio, se avete sbloccato poi il poligono, di fare un po' di allenamento lì dentro. Esatto, il Poltergeist. Che è entrato con gli oggetti random. Yes. Ma che senso? Esatto, quello lì è entrato con l'equipaggiamento randomico. Quando le facciamo in questo modo, vi faccio vedere. Ok, è quello. Quando facciamo in questo modo, una volta portata a termine questa operazione, verrà individuata sulla mappa quest'area. Ma io ci guadagno l'active matter e la targhetta. Vedete sulla mappa adesso è uscito il quadratino. Sulla mappa vediamo zona collesserà tra 10 minuti, 11 minuti, quindi tra 11 minuti scollesserà la zona e rimarremo intrappolati in questo spazio-tempo, quindi perderemo sostanzialmente il ride e tutto quello che abbiamo addosso. Quindi abbiamo comunque
siamo obbligati comunque ad uscire in un tempo prestabilito. Ah, quelli sono in bot. Che ci dice? Trova ed elimina il turno solidi in the ride. Ah, ok. Ah, ok, sono tutte e due missioni che non posso fare, quindi direi di andare verso la fine. Tipo, questa è la cosa più brutta che ti può capitare. Ma hanno ammazzato. E questo mi sa che era un giocatore allora. Vabbè, poteva finire meglio o poteva finire così. Il riepilogo della missione del raid, sia in caso di morte che in caso di sopravvivenza, vi farà vedere quello che è stato fatto, quello che dove avete ucciso determinate anomalie. Quando parlo di anomalie parlo anche dei mostri e dove siete morti o comunque che player avete ucciso, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente, una volta tornati in base, vi farà il resoconto della partita, prenderete un reward del livello 5 che è Bulletproof. Questo potrebbe essere interessante, ma non lo posso, non devo ancora capire perché non me lo fa mettere. Ok, lo devo sbloccare in Refinder. Allora, durante il raid troveremo degli oggetti, gli oggetti che ci portiamo in base sono celeste, questo ve lo spiegherò in un altro video a cosa servono quando vi parlerò degli oggetti di base, come vengono utilizzati. Per questo video è tutto, io vi ringrazio, mi raccomando iscrivetevi al canale, vi metto il link del Discord se volete giocare con me, spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile per farvi un'idea generale del gioco e presto arriveranno dei video specifici per quanto riguarda le slave, ovvero gli altri personaggi che possiamo selezionare e come sbloccarli e che cosa ci danno uno dall'altro perché non è solo una differenza estetica e poi vi farò vedere il monolito cosa consiste, che cos'è, il replicatore, il refine, eccetera. Ok, io vi ringrazio, ci vediamo in un prossimo video. Un saluto da Creator.